Ciao ragazzi e bentornati, giovedì 23 novembre, nuovo Lap Time Challenge, siamo sul circuito di Big Willow, una pista molto insidiosa perché c'è il nastro di asfalto e la sabbia, non ci sono neanche i cordoli, il minimo errore lo paghiamo buttando il giro veloce. Da scegliere autovetture gruppo 3, per fortuna una buona novità è che non ce n'è una a farla da padrone, ma sono diverse le auto buone da poter utilizzare in base al nostro stile di guida. Ho iniziato ovviamente dalla mia adorata Subaru BRZ Gruppo 3, si guida benissimo su questa pista corta e con tante curve ad ampio raggio. Il problema sta nell'uscita dalle curve più strette perché è molto brusca in accelerazione, ha un turbo da 2 bar, quindi come date il gas parte in sovraeccesso di potenza, siamo costretti a mettere la marcia superiore ma perdiamo un po' di coppia ed è comunque diciamo un po' impegnativa da gestire. In 5 giri sono riuscito a fare il 12,7 alto. Ho provato poi la Peugeot RCZ Gruppo 3, non mi ci sono trovato per niente, dopo 2 giri l'ho lasciata stare perché scivola troppo in percorrenza curva, non mi piace, sembra avere gomme sport, per poi salire sulla BMW M6, la Endurance Model. Questa secondo me è l'auto che si guida meglio, ci ho fatto molti giri rispetto alle altre perché ce ne ho fatti una decina, mi trovo benissimo soprattutto a livello di pulizia di guida, si guida veramente bene, eppure non sono sceso sotto al 12,8, parliamo sempre di 10 giri, per poi salire sulla Renault RS01, sempre gruppo 3 ovviamente, e con soli 2 giri, come vedrete adesso nel giro veloce, ho migliorato il giro della BRZ con un ideale già di molto inferiore. È facile da guidare, soprattutto la fase di frenata, quando frenate già gira l'auto come se avesse i freni sbilanciati al posteriore per entrare bene in curva. Quindi quella che vi propongo è questa qui. C'è molto margine di miglioramento, soprattutto in una pista come questa dove il girare aiuta perché riuscite a sfruttare ogni millimetro della pista, essendoci appunto subito la sabbia a bordo pista, è importante la conoscenza. Io con soli 2 giri sto ampiamente nell'oro, quindi sapete benissimo che non è un format con il quale perdo tantissimo tempo, per me sta a posto così. Andiamo ad analizzare il giro veloce con quest'auto, poi guardatevi il giro e ci vediamo alla fine per i commenti. Ed arriviamo alla staccata di curva 1 dagli 80 metri, quarta marcia, cercate bene il cordolo interno e date tutto gas per cercare di sfruttare più pista possibile senza toccare la sabbia, per poi arrivare al lungo curvone a destra, qui sempre quarta marcia, cercate di far girare l'auto con l'acceleratore, non con l'angolo di sterzo, se date troppo angolo di sterzo l'auto sottosterza e va larga, quindi sarete lentissimi. Arrivate poi alla staccata che porta sulla salita del tratto misto, qui dalla terza marcia 50-60 metri circa al punto di staccata. Lasciate l'acceleratore per farla girare a sinistra, il modo in cui fa più curva, per poi riprenderlo e parzializzate, mi raccomando, qui è un punto molto scivoloso, quindi finite la salita, seconda per farla girare ancora di più, terza marcia, occhio qua col gas, qui è il punto più critico per il sovrasterzo di potenza, riprendete la discesa, quarta, riscalate in terza, chiudete bene il cordolo a sinistra e cercate di dare il gas il prima possibile. Qui è importante uscire veloce perché farete tutto il tratto con curve ad ampio raggio a tutta velocità, quindi dovete portarne molta dall'uscita curva per poi arrivare all'ultima curva, la più infida di questa pista, la frenata, se così si può chiamare, perché guardate bene, vado a toccare il freno 2 volte ovviamente senza acceleratore dai 150 metri. Il vantaggio di quest'auto rispetto alle altre è proprio questo: come tocco il freno l'auto subito si muove al posteriore e mette il muso verso destra, quindi 2 toccate di freno per rallentare, poi come vedete la possibilità di dare tutto gas giù e cercate di uscire il più veloce possibile per arrivare al traguardo. Ma vediamo il giro veloce tutto di seguito.
133esima posizione mondiale, solo momentanea, ma tanti nomi forti stanno già lì in vetta alla classifica, quindi i tempi non scenderanno di tanto. Oro assicurato e io sto a posto così. Spero che riusciate anche voi a prendere l'oro, spero che i miei consigli come sempre vi siano utili. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Tutti i vestiti hanno diritto ad uno sconto del 20% presso la Coptech Solution, azienda tutta italiana che produce postazioni di guida e sedili. Scrivetemi a questa mail per ricevere il vostro coupon sconto. Ciao ragazzi, al prossimo video.